Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Babbo, tanti auguri a te. Esprimi il desiderio? Esprimi il desiderio? Espresso. Allora soffia. Soffia sulle candeline. Con i cazzi numeri. E con i cazzi numeri. Dai. La crema ottima, La torta? la torta idem, Contento Babbo? contentissima. Morbidissima, vero? Sì, morbida. Gustando. Soffice. Ciao a tutti, come avrete potuto notare dal pezzo iniziale, questa torta l'ho preparata in onore del compleanno del mio babbo, che era felicissimo ed emozionatissimo, e chissà quale desiderio ha espresso mentre spegneva la candelina. Quest'anno ho scelto di fargli un dolce diverso e particolare che ancora non avevo fatto. Visto che lui ama la crema pasticcera e il limone, ho pensato di unire questi due ingredienti e dare vita alla torta furba della nonna, anzi, del babbo. Un dolce estremamente soffice, buono e originale, che spero possiate apprezzare anche voi. A casa è sparita in un lampo, ma si scioglie in bocca da quanto è morbida. Inizieremo a preparare la crema pasticcera, quindi all'interno di un pentolino andremo a versare il latte, la scorza del limone tagliata a pezzi e mettiamo da una parte. In un'altra ciotola versiamo lo zucchero, i 3 tuorli, mescoliamo bene, aggiungiamo 2 cucchiai del latte aromatizzato al limone prelevati dal pentolino e quest'ultimo lo trasferiamo sui fornelli per portarlo ad ebollizione. Ai tuorli e zucchero aggiungiamo la maizena, la farina, mescoliamo e quando il latte avrà raggiunto l'ebollizione spegneremo il fornello e verseremo il composto all'interno del pentolino. Attenderemo giusto 30 secondi, poi riaccendiamo il fornello a fiamma bassa e mescoliamo energicamente finché la crema non si sarà addensata. Ci vorrà veramente pochissimo. Trasferiamo la crema all'interno di una pirofila in vetro Pirex, copriamo con pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema e mettiamo da una parte. Ora ci occuperemo della torta. In un mixer tritatutto versiamo i pinoli, li tritiamo finemente e li mettiamo da una parte. Misceliamo poi assieme farina, vanillina, lievito vanigliato e mettiamo anche questo da una parte. Ungiamo con poco olio e infariniamo uno stampo furbo da 28 cm di diametro e poi all'interno di una ciotola versiamo lo zucchero, le uova e montiamo per 5 minuti. Il composto dovrà risultare bello chiaro e spumoso. Aggiungiamo la scorza del limone biologico, mescoliamo e nel mentre che le fruste sono in movimento a bassa velocità, quindi al minimo, aggiungiamo anche l'olio di semi di girasole, il latte che alterneremo con il composto di farina, vanillina e lievito preparato prima e setacciato sul momento, in 2 riprese così come mostrato in video.
In ultimo aggiungiamo la farina di pinoli piano piano e sempre mescolando bene. Versiamo il composto all'interno della tortiera e inforniamo a 180 gradi per 35-40 minuti in forno già caldo. Ed eccola prontissima, la facciamo freddare su una gratella, dopo un'ora la scalzeremo con un coltello dei bordi e la capovolgeremo su un piatto. Adesso per farcirla, visto che la crema pasticcera è tanta e visto che il mio stampo furbo è poco furbo, io ho fatto la battuta, ma se notate ha veramente poco dislivello. Esistono stampi furbi che creano l'incavo più alto, ma se lo avete come il mio, niente paura, potrete procedere come me. Con un cucchiaio dovremo scavare quindi un po' la superficie della torta, così come mostrato in video, e tanto comunque i ritagli non andranno persi né buttati, ma si potranno gustare benissimo e tranquillamente a colazione, ad esempio. Che bontà! E una volta sistemata tutta la dovremo bagnare o con il limoncello, io in quel momento non lo avevo in casa, oppure con una bagna realizzata con un limone spremuto, 2 cucchiai filtrato, 2 cucchiaini di zucchero e 3 d'acqua. Quindi poi riempiamo bene l'incavo con la crema pasticcera, dopodiché la livelliamo con una spatola e poi ci occuperemo della glassa. In una ciotolina versiamo lo zucchero a velo, 1 o 2 cucchiaini d'acqua, dipende da quanto volete far uscire densa la glassa, mescoliamo bene e poi versiamo il composto dentro una sac à poche. Creiamo delle righine sulla torta. La glassa non resterà bianca a contatto con la crema, si scioglierà quasi subito creando una sorta di collante per i pinoli che poi aggiungeremo sopra e un effetto lucido a ondine. Ora sistemiamo i pinoli proprio in corrispondenza delle righine che abbiamo tracciato prima, uno vicino all'altro, e con la glassa avanzata creeremo altre righine sopra. A contatto con i pinoli diventerà bianchissima, mentre tutto attorno creerà sempre l'effetto di prima. Ovviamente questo è opzionale, potreste pure fermarvi alla decorazione solo con i pinoli, andrà benissimo ugualmente, la torta sarà carinissima ugualmente. Per decorare e abbellire i bordi terminiamo la glassa in questo modo, creando tanti ricciolini tutto a giro. A righe alterne poi decoriamo con la granella di pinoli o nocciole e voilà, la torta furba della nonna e del babbo è pronta. Io l'ho preparata dal giorno prima e poi conservata nel frigorifero. La sofferenza di non poterla tagliare subito è stata veramente tanta, ma poi osservare il mio babbo mentre se la gustava proprio il giorno del suo compleanno con tanto gusto e così felice mi ha ripagato da tutto. Provatela perché è fenomenale, super buona. Spero tanto che vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!